Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, sia per quanto riguarda la sessione di mercato estiva, perché il mercato è stato sbloccato, ma ci arriviamo, avete fatto i porci comodi vostri in quel di gennaio, mettendo i paletti al Napoli con un patrimonio da 140, 170, 150 milioni che siano, che però non valevano niente e quindi non potete comprare se non cedete. Adesso quei soldi valgono qualcosa giusto 2 mesi dopo, il tempo che poi voi avete fatto quello che dovevate fare, bloccando il Napoli nella sessione di mercato. E adesso va tutto bene, non va bene una beata mazza, ma ci arriviamo perché c'è anche questa situazione Lukaku che non è un caso, però la società sembra irritata, Lukaku non rientra a Napoli ma vuole svolgere la preparazione durante questa sosta in Belgio pur non partecipando agli amichevoli della propria nazionale. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte. Prima di passare a Lukaku però dobbiamo un attimo spendere due parole per questa situazione perché abbiamo avuto ad oggi la conferma che in quel di gennaio la situazione del mercato e i paletti messi a Napoli sono stati fatti ad hoc per bloccarci sul mercato e non farci intervenire quando avevamo mezza rosa fuori, quando servivano calciatori proprio a livello numerico, senza presentarti con 4-5 primavera, eccetera, eccetera. Potevi farlo in quel di gennaio, visto che con parsimonia negli anni abbiamo messo da parte un bel po' di soldini gestendo alla grande una società di calcio. Non l'hai potuto fare perché ovviamente in quel di gennaio sono usciti con il pelo nell'uovo, no? Il patrimonio che hai da parte non conta e quindi partono le restrizioni, non puoi far mercato se non c'eri. Benissimo, 2 mesi dopo cambiano le carte in tavola e quindi purché siano dichiarabili, trasparenti, eccetera, eccetera, i soldi che hai da parte contano qualcosa e il mercato lo puoi fare nella sessione estiva. Quindi 1 più 1 fa 2, ci hanno bloccato il mercato e ne abbiamo avuto la conferma, anche se lo sapevamo già allora, ne abbiamo già parlato allora e sapevamo benissimo che era una situazione studiata ad hoc per non favorire, mettiamola così, il Napoli in quella sessione di mercato e oggi siamo qui ad avere le conferme, le dovute conferme, perché poi ci sono tifosi del Napoli che ancora pensano allora il Napoli ha fatto bene ad alzare la voce all'epoca, qua, là, avete visto, dopo 2 mesi sono cambiate le cose. Il Napoli diciamo che l'alzava o non l'alzava la voce. Ad oggi veniva comunque sbloccato il mercato perché è stata una situazione prettamente presa e collocata a livello temporale nella sessione di mercato di gennaio perché sapevano benissimo tutti quanti che il Napoli, avendo disponibilità economica, poteva rilanciare ancora una volta, infortuni, non infortuni, e rimettere a posto una rosa decimata comunque dalle assenze. Non è stato possibile, ci siamo affrettati a cedere Noalang in prestito, Lucca in prestito per rinunciare a qualcosina di ingaggi per far entrare poi qualche altro calciatore. Abbiamo fatto i numeri, Manna ha dovuto comunque cercare di trovare la quadra in una sessione di mercato dove non è stato semplice operare e l'ha detto tante volte ai microfoni di tantissime emittenti. Oggi invece è cambiato tutto e quindi quel patrimonio che hai messo da parte conta e come e puoi far mercato. Io ringrazio il presidente De Laurentiis che dopo tutte queste cose, tra situazioni arbitrali, tra la situazione del mercato e una gestione in Italia dal punto di vista calcistico che non favorisce determinate società, dobbiamo ringraziare il nostro presidente che con caparbietà è ancora alla guida del Napoli e vuole essere ancora alla guida del Napoli. Infatti i soldi che poi abbiamo messo da parte, purché abbiano tracciabilità, trasparenza e quant'altro, possono essere tranquillamente calcolati in una situazione per non arrivare ad avere poi restrizioni sul mercato, visto che Aurelio De Laurentiis e Chiavelli non è che sono andati a rubare alla BCE ieri sera, i 150 milioni che stanno da parte sono tranquillamente spendibili, disponibili e a servizio del Napoli. La sessione di mercato sarà aperta tranquillamente in estate. Avete fatto i porci comodi vostri e noi ne prendiamo atto quest'oggi che l'avete fatto proprio apposta per
andarci a quel servizio e metterci i bastoni tra le ruote. Mi calmo un attimo e passiamo alla situazione Lukaku, perché a me diciamo che questa situazione del mercato, che poi è stata rivista solo un paio di mesi dopo, perché gennaio non è che era 30 anni fa, e allora mi fa irritare un tantino e non riesco ad essere tanto lucido. Comunque Lukaku, per non farlo diventare un caso, se non è già un caso, perché a quanto leggiamo la società è irritata, ma ci sono anche le dichiarazioni dal Belgio. Lukaku non rientra a Napoli, come svelato dalla redazione del Mattino. L'attaccante azzurro, contrariamente alle indicazioni arrivate nei giorni scorsi, ha deciso di non rientrare in Italia e di restare in Belgio per proseguire il proprio lavoro personalizzato, nonostante la non partecipazione agli impegni con la sua nazionale. Non andrà in America con il Belgio, però resterà comunque lì a farsi curare e diciamo a ritrovare la condizione migliore per il proseguo della stagione e anche per arrivare al mondiale al top. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'attaccante era atteso questa mattina a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti, ma non si è presentato al centro tecnico. Lukaku avrebbe infatti deciso di proseguire la preparazione in Belgio, scelta non condivisa con la società. Una situazione che apre inevitabilmente nuovi interrogativi sulla gestione del giocatore e sui rapporti col club. Era atteso questa mattina a Castelvolturno, l'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio, ma rispetto a quanto definito con la società azzurra, Lukaku ha comunicato l'intenzione di svolgere individualmente la preparazione nella sosta nazionale in Belgio. A tal proposito, Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha sottolineato come la società sia irritata con il calciatore per un comportamento che non rientra negli accordi presi col club. Ci sono le dichiarazioni però di Vincent Mannert, direttore tecnico della Federazione Calcistica Belga, che ha chiarito la scelta di Garcia di non portare Lukaku in America per le due amichevoli. Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione, visti i voli, i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute, si tratta piuttosto di capire come prepararsi a meglio nei prossimi mesi, sia per il finale di stagione e sia per i mondiali. È stata una scelta difficile ma presa con decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai mondiali. Per le sue parole, che sono arrivate poi nella notizia di giornata, ovvero la scelta del giocatore di restare in Belgio e di non rientrare a Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha gradito. Sappiamo benissimo che il Napoli non ha gradito e ci mancherebbe altro che il Napoli non ha gradito, però ovviamente due considerazioni vanno fatte. Torna De Bruyne, che ovviamente ha fatto tutta la riabilitazione in Belgio, torna ed è tirato a lucido come nuovo, senza ovviamente essere passato per Napoli. Si è operato a Roma, per esempio, ha fatto la riabilitazione no, ha fatto tutto in Belgio. Al di là di operazioni o non operazioni, comunque è tornato al 200% dal punto di vista fisico, quindi può darsi che Lukaku voglia seguire le stesse situazioni che ovviamente ha cavalcato De Bruyne. Primo. Secondo, ci sarà qualche calciatore che al limite non è che non si fida, ma non si trova con i recuperi dal punto di vista medico a Napoli? E la domanda a me diciamo viene spontanea, perché poi non parti con la tua nazionale, potresti tornare a Napoli per recuperare al 200% vista Milan tranquillamente con la società, e invece resti in Belgio. Quindi probabilmente dal punto di vista della fiducia io non è che voglio fare il tipo, mettere zizzani e quant'altro, però sono domande che ci possiamo porre. Dal punto di vista della fiducia, i calciatori del Napoli o qualche calciatore del Napoli ha qualche problema con diciamo la riabilitazione, lo staff, massaggiatori eccetera eccetera, le condizioni che poi vengono dettate per recuperare da un infortunio, e quindi ti stai in Belgio dove hai più fiducia? Può darsi assolutamente, non possiamo escludere praticamente niente, anche perché Lukaku non è quel calciatore o quell'uomo in primis, al di là del calciatore, che diciamo si mette di traverso, uno che è stato turbolento, uno che ha fatto una carriera che caratterialmente comunque l'ha visto sempre diciamo litigare con uno o con l'altro. No, assolutamente. Quindi una decisione così netta presa da Romelu
presenta e porta, diciamo, a noi napoletani a farci alcune domande, sempre dal punto di vista infortuni, recuperi e quant'altro. Speriamo non ci sia niente sotto questo aspetto, però la domanda, come ho detto, secondo me è licita e aspetteremo poi quando torna dal Belgio se sarà tirato più a lucido o meno. Tanto è vero che nell'ultimo video post partita che abbiamo fatto sul canale io mi chiedevo perché non era rientrato nelle rotazioni delle sostituzioni. Ecco il perché non è ancora assolutamente pronto per giocare, nemmeno 5 minuti. Ecco perché non rientra ancora nei piani tecnici e quindi dobbiamo ancora aspettarlo, sperando che questa pausa nazionale poi possa, diciamo, riportarlo un tantino a lucido, avendo 15-20 minuti, una mezz'oretta giocabile per poter sfruttare poi le caratteristiche di Big Rom, perché da qui alla fine del campionato servono tutti quelli che possono essere disponibili, servono tutti quanti alla causa, perché saranno partite tutte quante complicate, sul filo del rasoio, e magari una giocata di un grandissimo calciatore così come Big Rom potrebbe anche portarti i 3 punti, che sia al 90esimo che sia al 70esimo, una partita ferma sullo 0-0, l'1-1 sul pareggio e comunque la porti a casa con una giocata di un singolo. Benissimo, e allora quanto prima torni a lucido, caro Big Rom, sperando che poi non si crea un caso. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.